Buongiorno, ciao a tutti. Oggi andiamo a visitare l'anfiteatro di Santa Maria Capua Vetere, o di Capua. Bellissimo e poco conosciuto, questo qua. Siamo alla periferia di Capua, però questo posto è semi sconosciuto. Sono in pochi a conoscerlo. Peccato, proprio bello. Andiamo a visitare il museo. Nel Museo dei Gladiatori sono stati per la prima volta presentati al pubblico gli elementi superstiti della decorazione dell'anfiteatro campano. È stato inaugurato nel 2003 ed è suddiviso in 3 sale. Nella prima sala, che è questa, posta all'ingresso, sono state sistemate varie iscrizioni recanti dediche agli imperatori Adriano e Antonino Pio, un classico che riproduce la struttura originaria dell'anfiteatro, e in alto a destra sono poste 3 delle chiavi d'arco che decoravano l'esterno del monumento. Una testa maschile con berretto frigio identificata come Mitra o Attis, una femminile con diadema, forse Giunone, una testa di Minerva con elma attico e il calco del busto di Volturno. Nella seconda sala, con un originale allestimento che ripropone i gradini della cavea, è stata ricostruita per intero la decorazione di uno dei vomitoria accessi alla cavea. Sul fondo è collocato un rilievo con corteo di magistrati e littori, raffigurati nell'atto di entrare nell'anfiteatro per occupare i propri posti. Le balustre laterali riproducono invece felini che azzerano la preda. Altri frammenti di balustre laterali raffigurano animali che paiono correre verso l'arena: gazzelle, orsi, elefanti, leoni. Tra i temi rappresentati spiccano scene di sacrificio, una raffigurazione dell'anfiteatro in costruzione e scene mitologiche. In particolare ci segnalano, sulla parete destra, le imprese di Ercole. Mi sembra disegnato un volto. Sì. Naturale. Ecco la riproduzione di uno degli ingressi per entrare nell'anfiteatro. Qua è riprodotto una scena dei gladiatori che combattevano sia tra di loro sia con leoni. L'anfiteatro campano o anfiteatro capuano è un anfiteatro di epoca romana, sito nella città di Santa Maria Capua Vetere, coincidente con l'antica Capua. Secondo per dimensioni soltanto al Colosseo di Roma. Si trova all'interno della superficie comunale di Santa Maria Capua Vetere, di fronte Piazza Primo Ottobre. Parte consistente delle sue pietre furono utilizzate dai capuani in epoca normanna per erigere il castello delle pietre della città di Capua. Sembra capitello. Alcuni dei suoi busti ornamentali, utilizzati in passato come chiavi di volta per le arcate del teatro, furono posti sulla facciata del palazzo del comune di Capua.
Ecco una delle porte d'ingresso dell'anfiteatro. L'abbiamo visto prima la riproduzione dentro il Museo dei Gladiatori. Non si può andare dappertutto perché ci stanno i lavori in corso. Ora vediamo se andiamo a vedere l'arena e poi andiamo ai sotterranei. Dopo la caduta dell'impero romano d'Occidente, l'anfiteatro fu distrutto dai Vandali di Genserico e durante la guerra di successione del Ducato di Benevento dell'841 dai Saraceni insieme alla città. A partire dalla fine del IX secolo fu ampiamente depredato dagli stessi Capuani, successivamente al trasferimento della Civitas Capuana dal sito dell'epoca romana, Capua Antica, a Casilinum, l'attuale Capua, in particolare per la creazione del castello di età longobarda. Fu utilizzato come cava di marmo e di materiali nella costruzione del nuovo, del campanile e di molti palazzi della Capua attuale e più tardi per la chiesa dell'Annunziata della stessa città. Bella. Quella è la zona coperta dove ci stanno le gallerie. L'opera di interpretazione fu veramente feroce. Si spezzarono i grandi massi per asportare il bronzo e il piombo che li univa e si usarono le pietre più piccole per pavimentare la strada. Con lo stesso biglietto si può andare a visitare il museo di Capua. Penso che faccio tutto il video. La struttura, come tutti gli anfiteatri, era di pianta ellittica e per le sue dimensioni contendeva il primato all'anfiteatro Flavio di Roma, con il quale condivide diverse soluzioni architettoniche, tanto da far supporre che fu utilizzato direttamente come modello per la costruzione di quest'ultimo. Andiamo a visitare i sotterranei. All'esterno l'asse maggiore misurava 177 metri, mentre l'asse minore era di 139 metri. La struttura esterna disponeva di 4 piani dall'altezza complessiva di 46 metri, tutti in ordine tuscanico. I 3 piani inferiori constavano di 80 arcate, ciascuno di travertino, e le chiavi d'arco erano ornate con busti di divinità. 7 di queste divinità sono visibili nella facciata del Palazzo Municipale di Capua, altri sono esposti nel Museo della città. Alcuni resti sono visibili nel Museo Campano della città di Capua e nel Museo archeologico dell'antica Capua di Santa Maria Capua Vetere. Altri sono invece al Museo archeologico nazionale di Napoli, come la Venere di Capua, rinvenuta proprio nell'area in cui insiste l'anfiteatro. In epoca romana sorgeva nelle sue vicinanze la scuola dei gladiatori della città di Capua, celebre per la ribellione di Spartaco. Insomma, da qui passavano i gladiatori, passavano gli animali, i leoni con cui facevano le gare. E qua non si vede niente. Va bene, andiamo avanti.
che bello, veramente forte, anche da questa parte. Andiamo a vedere. Praticamente siamo sotto l'arena. Sopra c'è l'arena. Solo al momento stai acceduto. Anche qui ci stanno lavori in corso. Ma quante colonne di marmo lavorato. Guarda che belle. Queste sono tutte fatte a mano, presumo. Il biglietto è costato solo 2,50 €, quindi questi dovrebbero essere i mattoni fatti in terra e con la paglia. Mantengono, eh?
oh. Si può andare. Secondo voi si può andare? Penso di sì. E penso da qui salivano nell'arena e andavano a combattere. Qua ci potrebbe stare le gabbie per i leoni, probabilmente. Questo è messo proprio male. Non so dove sono andato a finire. Però, siamo di qua. E che mi scagazza questo qua.
Vediamo se si riesce di qua. Oltre non si può andare, tutto transennato. È veramente un peccato. Forse per questo si pagava poco. Questi sono i buchi che stavano nei sotterranei dove vedevamo la luce. Che pietre enormi, chissà come hanno fatto a mettere lì a quei tempi. Ci pensate a mettere tutte quelle pietre una sopra l'altra? Sono blocchi enormi. Spero che il video vi sia piaciuto. Ciao a tutti, al prossimo.